Salve, benvenuti sul canale. Per prima cosa vi invito ad iscrivervi se non l'avete già fatto, a mettere un like e ad attivare la campanella. Poi vi racconto che nella prima parte del video sono andato sull'altipiano di Asiago, quello dei 7 comuni. Adesso invece vado verso la Val d'Astico facendo una discesa particolarmente mozzafiato. Seguitemi fino a quel punto e anche dopo. Ciao ciao! Bello e riposante il paesaggio dell'altipiano di Asiago, l'altipiano della spettabile comunità dei 7 comuni. Nel video precedente, di cui vi lascio qui da sopra la scheda, mi ero posto il problema della comunità cimbra. Bellissimo questo ponte, i ponti mi hanno sempre affascinato. Ma tornando al problema dei cimbri, nel video precedente, come dicevo, mi ero posto il problema di dove arrivassero questi cimbri. Se fossero i cimbri sconfitti dai Romani circa nel 1100 a.C. o se invece fossero i cimbri arrivati qui in epoca medievale. Bene, in commenti avuti sul video precedente, invece sembra che proprio io abbia torto, cioè perché io speravo che fossero i cimbri dell'epoca romana, invece no, sembra che siano i cimbri dell'epoca medievale. In questo pomeriggio di fine agosto, questi borghi dell'altipiano dei 7 comuni appaiono sonnolenti e lenti, molto piacevoli, molto rilassanti. Le mucche! Tranquillo altopiano finito, si inizia la discesa verso la Val d'Astico. La strada provinciale 78 parte da una quota di circa 930 metri per arrivare ai 320 metri della Val d'Astico in poco più di 10 chilometri, in sostanza una perdita di ben 610 metri in 15 tornanti. Quando avevo studiato il percorso avevo contato i tornanti, 15, non tantissimi, ma non avevo assolutamente tenuto in conto la perdita di quota e quindi la pendenza. Fortunatamente la strada è abbastanza larga e il fondo stradale è in buone condizioni, per cui si traduce il tutto in una discesa piuttosto piacevole. Bellissimo, ma accidenti, quanto ancora bisogna scendere? Primo incontro con un'automobile che sale.
Ecco, un tornante, ecco, io per fare i tornanti non sono un granché, perché come ripeto spesso sono un motociclista molto modesto. Se qualcuno ha delle indicazioni da darmi, sono ben contento di sentirle. In ogni caso, i tornanti in discesa sono a mio avviso molto più facili perché la moto non perde mai potenza. L'anno scorso, per esempio, sono caduto in un tornante perché avevo la moto che andava con un solo cilindro e a metà del tornante il motore è mancata la spinta per cui sono caduto. Accidenti, ho quasi sverniciato il guardrail. Non manca mai qualche ciclista eroico. Qui la pendenza è diminuita molto, forse non sa cosa lo aspetta più in alto. Tornante numero 3, ci avviciniamo alla fine. L'ambiente è cambiato, siamo praticamente arrivati al fondovalle. Fantastico questo signore che si legge tranquillamente il giornale sulla strada. Valdastico, direzione Trento, dovrebbero mancare poco più di 40 km.
Da qui a Carbonare ho raddoppiato la velocità del video, montato solo alcuni spezzosi, giusto per non attediarvi troppo. Borgo di Carbonare, il cerchio si chiude. Prendo a destra per l'altopiano della Vigolana e in una ventina di chilometri sono a casa. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per vederne altri come questi e seguirmi potete iscrivervi e cliccare sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti. E non dimenticate di mettere un mi piace. Arrivederci al prossimo giro e grazie. Ciao ciao.